Buon pomeriggio amiche e ben ritrovate sul mio canale. Oggi ci incontriamo per un nuovo tutorial. Il tutorial è in collaborazione con la BeadPark che mi ha fornito parte dei materiali. Vi ricordate questi elementi in cinabro? Benissimo, ho realizzato un ciondolo talismano. Spero che vi piaccia e vi ricordo naturalmente il codice sconto che l'azienda ha riservato per tutte quante voi che siete iscritti al mio canale. Mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e cliccate qui giù sulla campanella in modo da non perdere le notifiche dei prossimi tutorial. Allora, il tutorial non è semplicissimo, quindi diciamo che non è per le principianti, ma non è neanche complicato perché in realtà andremo ad utilizzare per lo più la tecnica peyote, sia per incastonare il nostro elemento e sia per realizzare altri elementi decorativi. Quindi diciamo che non è complicatissimo, ma non è proprio super facile, ma se siete abituati ad incastonare i rivoli, allora non avrete sicuramente difficoltà a realizzare il nostro ciondolo, che vi ricordo ho chiamato talismano, così perché parlavamo del potere di questo del cinabro, e quindi ho deciso di realizzare questo ciondolo che naturalmente ha tutte e due le facce scoperte. Allora, adesso vi metto qui in sovraimpressione il codice sconto, ve lo dico a voce. Allora è 4BE 1352 446, ve lo scrivo qui in basso, quindi quando andrete a digitare questo codice usufruirete del 3% di sconto sui vostri acquisti. Non è tantissimo, ma fa sempre comodo, anche perché la BeadPark ha tantissimi prodotti e io mi sono veramente divertita a realizzare questo ciondolo. Sicuramente farò anche degli orecchini in abbinamento perché mi piace questo stile un po' così orientale, nel senso che il rosso, il nero e l'oro con questi simboli che vedete qui, a mio avviso sono molto carini e portabilissimi. Non mi dilungo, i materiali che andremo a utilizzare, quindi quelli forniti dalla BeadPark, il primo è questo, che è questo elemento, ok, che è da 3, e poi andremo a utilizzare anche degli altri elementi che sono quelle rondelline, scusate, le avevo tolte, eccole qui, questo è il codice prodotto. Poi naturalmente dopo vi faccio una foto e ve li dimostro, che sono invece questi elementi che sono proprio delle rondelline. Io trovo il ciondolo molto carino, spero che vi piaccia. Mi raccomando ragazze, lasciatemi un bel like e ditemi la vostra. Vi lascio al tutorial. Ciao! Per realizzare il nostro ciondolo, come vi ho detto, avremo bisogno prima di tutto di uno di questi elementi della BeadPark. Questo è il codice prodotto. Poi avremo bisogno di quest'altro prodotto, che è una rondellina. Poi avremo bisogno di una nappina, ovviamente voi già la vedete decorata perché la devo andare a montare sul ciondolo. Come rocaille avremo bisogno di 8 zero, 11 zero in due colorazioni, nera e oro, la vedete? È qui. Dopodiché avremo bisogno di due colorazioni di delica, proprio perché andremo a fare questo tipo di lavoro, quindi nere ed oro, delica, Miyuki 11.0, e poi avremo bisogno delle 15.0 colore oro. Come ago utilizzo sempre quello della Tulip e il filo utilizzo quello della Miyuki. Questo è ciò che ci serve per andare a fare la tessitura di perline. Naturalmente ci servirà poi anche la catena alla fine per andare ad appendere il nostro ciondolo, una susta, un chiodino. Io uso tutto in acciaio, tranne la susta che non è in acciaio, ma catena, moschettone ed anellini prediligo l'acciaio e mi raccomando, prediligetelo anche voi. Quindi dei semplici materiali da montaggio, anellino, moschettone, catena, starà a voi la scelta, potreste anche optare per un laccio. Quindi questi sono tutti i materiali, penso di avervi detto tutto, e altra cosa che vi sarà utile naturalmente è tanta passione ed un po'
di pazienza. Cominciamo! Il tutorial sarà diviso in più parti. Nella prima vi mostrerò come incastonare questo elemento, nella seconda parte vi mostrerò come andare a decorare la nostra praticamente rondellina e nella terza parte vi mostrerò come fare in questo modo semplice questa fascetta a peyote e decorare la nostra nappina, ed alla fine andremo ad assemblare tutti i pezzi che abbiamo fatto. Molte parti del video sono fotografiche, c'è la mia voce che vi spiega cosa fare, altrimenti il video sarebbe stato super lungo, ma naturalmente per qualsiasi dubbio mettetemi giù le vostre domande e io risponderò a tutte. Andate a visitare il sito della Bead Park perché comunque in questo periodo sta effettuando delle promozioni, quindi potresti avere veramente delle occasioni. La primissima cosa da fare per cominciare l'incastonatura del nostro elemento è mettere sul filo, e quindi prima sull'ago e poi sul filo, 76 delica. Queste sono le delica che sto utilizzando, vedete sono le 11,0. Per questo diametro, che è di 3 cm, dovrete utilizzare 76 delica. Quindi andiamole a mettere sul filo, mi raccomando, verificate che ne siano 76, contate qualche volta di più per sicurezza. Dopodiché andate a chiudere a cerchio. Fate un pochino di attenzione, lasciate un po' di filo dietro e fate attenzione e infilatele tutte. Lo so che è insomma, un bel pezzettino lungo di perline, ma con un po' di pazienza, piano piano, le andiamo a rinfilare tutte quante. Una volta che avrete terminato il giro, come vedete, andate ad effettuare un nodino. Mi raccomando, stringete bene. Mi si è girato tra le mani, però insomma stringete bene e fate un paio di nodini. Dopodiché dobbiamo cominciare a fare una lavorazione a peyote. Cosa si intende per peyote? Vuol dire che praticamente io esco, in questo caso rientro in qualche perlina, ok? Dopodiché cosa faccio? Esco da una qualsiasi perlina, vedete, da una qualsiasi delica, metto una delica sul mio ago, salto una delica sotto e vado nella delica successiva. Quindi procedo, vedete? Spero che si veda, quindi salto una delica di base e vado in quella successiva. E proseguo in questo modo, vedete, si andranno ad accavallare, e proseguo in questo modo per tutto quanto il giro, quindi ovviamente dovrò inserire la metà di 76 delica. Quindi in questo secondo giro dovrò inserirne 38. Se avete difficoltà poi con la lavorazione a peyote, vi metterò giù nell'info box il link di un video in cui mostro più nel dettaglio come si lavora a peyote, perché ovviamente queste sono perline nero su nero ed è un po' complicato, ma vi assicuro che è più difficile a dirsi che farsi. Ci vuole un po' di pratica, ma alla fine ci si può imparare. Quindi io proseguo. Io vado a inserire l'ultima delica, la 38esima di questo giro, e dentro salto sempre quella di base e dentro in questa qui, ok? Tiro bene il filo e si andrà a posizionare in questo modo, vedete? È un anello che praticamente dovrà andare ad accerchiare il nostro elemento, ma come vedete il nostro elemento è abbastanza spesso, quindi dovremo fare più giri a peyote per andare ad incastonarlo. Come si prosegue il peyote? Allora, io ho inserito la mia ultima delica, vedete, esco poi da qui, entro in quella successiva che sporge e semplicemente proseguo andando ad inserire una delica in ognuno di questi spazi, quindi semplicemente in quello successivo. Scusate. Si andrà a posizionare in questo modo e farò lo stesso per tutti quanti gli altri spazietti, quindi andate e proseguite
con un altro giro a peyote, inserendo semplicemente, ve la metto a terra così si vede meglio, la appoggio qui, andando ad inserire in ognuno di questi spazietti una delica, quindi altre 38 delica, e proseguiamo così fino a raggiungere lo spessore che desideriamo. Io ovviamente ho questo e vi dirò quanti giri ho fatto, vi mostrerò il laterale una volta terminato. Voi, a secondo dell'elemento da 3 cm che avete, deciderete in base all'altezza che avete quanti giri fare. Ci vediamo alla fine. Alla fine del secondo giro vi troverete in questo modo, vedete? Se osservate bene vi troverete tutte colonnine di 2 delica, 2 delica, 2 delica, 2 delica, 2 delica, 2 delica, e quindi dovrete proseguire così, perché come vedete, come potrete notare, c'è ancora un po' di lavoro da fare, quindi io farò un altro giro. Se è il caso, voi fate lo stesso, sempre alla stessa maniera, una delica in tutti questi spazi. Vedete con questo risultato tutte colonnine, vedete, 2 3 2 3 2 3 alternate. Vado a prendere il mio elemento e osservo, e diciamo che dovrò fare un altro giro, ok, con le delica, e poi comincerò a chiudere, andrò ad adagiare e chiuderò con un giro di 15 0. Quindi adesso proseguo con un altro giro di delica. Alla fine del mio quarto giro a peyote mi troverò in questo modo, ve lo mostro da vicino, spero che si veda, vi troverete con colonnine di 3 3 3 delica. A questo punto diciamo che sono riuscita a coprire tutto, vedete, il mio bordo del mio elemento. A questo punto velocizzo un po' il video, semplicemente verifico che i giri funzionino e che coprano il mio bordo esterno e vado a prendere l'Aerokyl 15.0 per poter continuare la mia incastonatura. Quindi proseguo a peyote semplicemente con l'Aerokyl 15.0 e farò 2 giri e proseguo tranquillamente. Come vedete ho terminato il mio giro, vado ad inserire la mia ultima 15.0, dopodiché andrò a fare anche il secondo giro, sempre con le 15.0. Naturalmente quello che ho fatto nella parte superiore farò anche nella parte inferiore, mi sposterò in diagonale, mi porterò sul retro della lavorazione e farò la stessa identica cosa, quindi 2 giri di 15.0, e così ripasserò ed assicurerò al meglio il mio ciondolo. Ecco terminato anche il retro, la nostra incastonatura, quindi diciamo che abbiamo terminato la prima parte del nostro tutorial. Procediamo. Una volta che avete terminato l'incastonatura, cercate con l'ago di individuare il foro, perché come sapete questo elemento è forato, quindi passate da un lato ad altro, da un lato all'altro, individuando anche qualche rocaille in modo tale da fissare il nostro ciondolo in modo perpendicolare e tenerlo fermo per fare poi il gancio superiore ed il resto dei decori. Passata un paio di volte avanti e indietro, faccio sparire il mio filo, che è ormai quasi terminato, all'interno delle nostre rocaille, anzi all'interno delle nostre delica. Adesso andiamo a prendere l'altro nostro elemento, questo piccolo barilotto, questo è il codice del prodotto, e andiamo a realizzare delle coppettine. Prendiamo delle 8-0, delle 11-0 e delle 15-0 e proseguiamo semplicemente inserendo 4 rocaille 8-0, 4 rocaille 8-0 e chiudo a cerchio. Ripasso nuovamente in tutte e 4, cerco di andare il più veloce possibile, esco poi da una 8-0 qualsiasi e in questi spazi tra le 8-0 vado ad inserire una rocaille 11. Quindi una rocaille 11 in ognuno dei miei spazietti. Nulla di più facile. Quindi completo il giro
Dopodiché questo filo iniziale lo andrò a tagliare, perché altrimenti mi dà fastidio. Ripasso in tutte le nostre 8 rocaille. Dopodiché mi porto ad uscire. Ok, penso di essere ripassata abbastanza. Dopodiché mi porto ad uscire da una 11,0, come vedete qui dall'immagine, e vado ad inserire 4 rocaille 15,0 e vado nella 11 color oro che segue e faccio questo passaggio di inserimento di 4 rocaille in tutti quanti i miei spazi. Naturalmente l'ultimo inserimento di 4 rocaille 15 e vedete dentro nella 11 da cui sono partita. Rientro nelle due 15,0 iniziali e qui al centro vado ad inserire un'altra 15,0 per mettere un pochino in evidenza diciamo la punta, ok? In questo modo, vedete? Ed ecco la nostra coppettina finita. Ripassate e chiudete. Naturalmente dovrete farne una seconda, ok? Vedete? La coppettina contornerà il nostro elemento. Dovete farne una seconda e la seconda non chiudete e tagliate il filo, ma lasciate il filo in sospeso ed andate a prendere anche un chiodino che ci servirà da supporto. Poi vi mostrerò. Andate a prendere il vostro elemento, fate una solina da un lato sul vostro chiodino. Questo è un chiodino di lavorazione, non è quello definitivo, ma è giusto per centrare il lavoro, per farvi poi, dopo vi farò capire. Quindi infilo la mia prima coppetta, infilo l'altra coppettina, ok, e vado ad infilare la terza, il terzo mio elemento e vado a inserire anche una 8,0 e faccio una solina sempre per tenere fermo il lavoro, ma poi questo filo lo andremo a mettere con un qualcosa di definitivo. Poi se volete già mettere adesso potete tranquillamente fare. Io sono ancora un po' incerta se voglio infilare questo elemento col filo da tessitura e quindi per adesso lo metto così in modo temporaneo. Perché sto facendo tutto questo? Perché voglio collegare le due coppettine con delle rocaille, quindi dove ho lasciato il filo un po' più lungo spunto dalla 15,0 centrale, uscite quindi dalla rocaille qui di punta, inserite 8 rocaille 15,0 ed andate al lato opposto, individuando quindi la 15,0 di punta del lato opposto in questo modo. Dopodiché riscendete attraverso tutte quante le rocaille 15,0, tirate bene. Potrete probabilmente inserirne anche 9, dipende da come avete fatto le coppette superiori dallo spessore. Potrete utilizzare queste coppette per qualsiasi tipo di rondella. Dopodiché, una volta che siete risalite attraverso tutte le rocaille, anziché uscire dalla 15 da dove siete entrate, quindi chiudere qui, andate da dietro in modo tale da fissare per bene il vostro elemento. Dopodiché andate in tutte le 15, le 11 che seguono, uscite dalla 15,0 di punta successiva e fate lo stesso identico lavoro, quindi andremo ad agganciare tutte quante le punte della nostra lanternina, quindi tutte le coppette. Ci vediamo alla fine. Una volta terminato, questa sarà la lanternina che avrete ottenuto e quindi il nostro ciondolo continua a prendere forma. Mettete da parte anche quest'altro, naturalmente ripassate con il filo e chiudete. Quindi per ora 1 e 2. Per la parte che riguarda la fascetta a peyote, purtroppo si è cancellata parte del video e quindi semplicemente dovrete praticamente realizzare una fascetta a peyote partendo da 7 delica e poi dovrete alternarne. In basso vi metterò un video di riferimento per comprendere la tecnica a peyote, ma ci sono insomma su YouTube tanti video che illustrano questa tecnica. Io vi lascerò degli step fotografici.
Una volta che avremo concluso la fascetta a peyote, vedete, ci ritroveremo in questo modo. Naturalmente la lunghezza dipenderà dalla circonferenza della nostra nappa, quindi ovviamente il nostro elemento dovrà andarsi a chiudere perfettamente. Quindi una volta fatta la nostra fascetta a peyote, vedete che da un lato mi trovo sporgenti 4 perline, zoom un po', e dall'altro lato 3, perché queste due parti si dovranno andare a chiudere ed a congiungere perfettamente. Quindi io da questo lato mi andrò a inserire in questa perlina dall'altro lato. Vi metterò poi una foto per farvi comprendere. Andremo a chiudere proprio a zig zag, quindi si andranno ad unire i due lembi ed andremo a cucire attraverso le perline, quindi da un lato all'altro, dal lato all'altro, finché non realizzeremo un piccolo cilindro chiuso come questo. Questa è un'immagine che vi mostra come chiudere a zig zag passando tra le delica, e questi sono dei semplici scatti fotografici giusto per farvi vedere come passare e come cucio attraverso le delica per poi chiudere tutto il nostro cilindretto attorno alla nostra nappa. Arrivate poi naturalmente alla fine, chiudo e passo dall'altro lato come vedete in questo fotogramma, e naturalmente poi ripasso attraverso un po' di rocaille, taglio il filo e chiudo il nostro elemento. Passate attraverso le rocaille in questo modo e fissate l'elemento alla nappina. Adesso vado a riprendere il ciondolo, la parte iniziale, e vado ad individuare il centro, perché andrò ad eseguire una parte a peyote. Vedete che vado ad individuare tutte le rocaille che dovrò andare ad utilizzare per individuare il centro. Quindi uscirò da destra, come vedete in questo caso, ed andrò ad inserire 20 delica e andrò al lato opposto. Ovviamente deciderete voi la distanza, dopodiché farò una fascia a peyote. Come al solito mi sposto attraverso le delica, rispunterò attraverso la prima e andrò ad inserire nella parte superiore delle rocaille 11,0 di colore nero e completerò tutto questo primo giro. Ripasserò attraverso le delica di basi, risalirò e poi andrò a inserire nella parte interna le rocaille 15,0, come vedete da questo fotogramma, in modo tale da evidenziare la curvatura e il nostro decoro. Poi mi sposterò al centro ed inserirò una 8,0, che sarà quella che ci servirà per andare poi ad agganciare la nostra lanternina. Ed ora colleghiamo tutti quanti gli elementi. Questo è l'elemento iniziale. Se ricordate, qui avevo messo una 8,0 proprio per andare ad agganciarmi direttamente con il mio filo, quindi faccio semplicemente una solina. Quindi cosa faccio? Prendo la mia 8,0, inserisco poi la mia lanternina e prendo un'altra 8,0. Ho cercato di fare insomma il montaggio più semplice possibile per tutti. Dopodiché con la pinza a punte coniche vado a fare una solina ed entro direttamente nella mia 8,0 in questo modo. Dopodiché, inutile che vi mostro, vado a fare un paio di cappietti per realizzare tipo un nodo ad orefice, e poi taglio l'eccesso di filo e con una pinza a punte piatte vado a schiacciare. Dopodiché porto su la mia lavorazione, infilo qui al mio interno e faccio all'interno dell'asola della mia nappina, e faccio la stessa identica cosa. Quindi come ho fatto su un cappietto, ok, faccio anche giù. Era il modo più semplice per decorare una nappina, fare una lanterna e fare il ciondolo nella parte superiore. Quindi procedo in questo modo
vado nuovamente a tagliare la parte di filo in eccesso e poi con una pinza a punte piatte andrò a sistemare tutto quanto il lavoro. Adesso mi preme dimostrarvelo finito perché veramente questo video se no sarà interminabile. Allora, questo è il nostro ciondolo talismano terminato, come vedete, parte incastonata, c'è questa parte, c'è la lanternina e diciamo che in questo modo è più semplice. Naturalmente potreste anche collegare tutte queste parti in tessitura di perline, sta a voi, alla vostra pazienza e alla vostra volontà. Io vi ho mostrato un modo semplice utilizzando le 8/0 e il cappio fatto proprio di lanappina. Naturalmente si può fare anche un coprinappina tutto fatto con le perline, però forse quello lo facciamo in un altro tutorial, però questa è un'opzione più facile, altrimenti diventava veramente un tutorial complicato. Niente, spero che vi piaccia e fatemi sapere veramente che ne pensate. Ciao, alla prossima! Baci! Ed eccolo qui, il nostro ciondolo talismano. Spero che vi piaccia, non ve lo mostro indossato perché veramente è un abbigliamento super colorato e quindi ve lo mostro così. Questo è il nostro ciondolo talismano. Ciao, buona creatività a tutte!